Guardati intorno. Tutto sembra fermo, solido, stabile. Il pavimento sotto i tuoi piedi, le pareti della tua stanza. Sembra un palcoscenico immobile dove si svolge la tua vita. Ma è un'illusione. Una magnifica, perfetta illusione. In questo preciso istante, mentre ascolti la mia voce, non sei fermo. Stai sfrecciando a 107.000 km/h intorno al Sole. E il Sole trascina te e tutto il sistema solare a quasi 800.000 km/h attorno al centro della galassia. Ma c'è qualcosa di ancora più profondo. Qualcosa che non riguarda la velocità, ma la struttura stessa della realtà. Lo spazio non è vuoto e il tempo non scorre uguale per tutti. Per secoli abbiamo creduto a Isaac Newton. Immaginavamo l'universo come una scatola rigida, un contenitore assoluto. Se togliessi tutte le stelle, i pianeti e gli atomi, rimarrebbe lo spazio vuoto, una griglia eterna e immutabile. E la gravità? Una forza invisibile, come una corda magica che lega la Terra al Sole. Una forza che agisce istantaneamente attraverso il vuoto. Ma c'era un problema che teneva sveglio Albert Einstein. Se il Sole sparisse in questo istante, la Terra schizzerebbe via dall'orbita subito? O dopo 8 minuti, il tempo che impiega la luce ad arrivare qui? Newton diceva subito. Einstein sapeva che nulla viaggia più veloce della luce. Qualcuno si sbagliava. Immagina un telo elastico, teso, perfetto. Se ci appoggi una palla da bowling, il telo sprofonda, si curva. Se ora lanci una biglia, questa non andrà dritta. Seguirà la curva creata dalla palla grande. Girerà intorno. Non perché c'è una corda che la tira, ma perché il pavimento stesso su cui viaggia è curvo. Questo è lo spazio-tempo, una sostanza fisica, malleabile, dinamica. Le masse non tirano. Le masse dicono allo spazio come curvarsi e lo spazio dice alla materia come muoversi. La gravità non è una forza, è geometria. Ma attenzione, non stiamo parlando solo di spazio, stiamo parlando di tempo. Le 3 dimensioni dello spazio e la dimensione del tempo sono fuse insieme. Non puoi attraversare l'uno senza toccare l'altro. Quando la massa deforma il tessuto, deforma anche il tempo. Più la gravità è forte, più il tempo rallenta. Vicino a un oggetto massiccio, i secondi ticchettano più lentamente rispetto a chi si trova nello spazio vuoto. I tuoi piedi invecchiano di 1/1000 di secondo meno della tua testa, perché sono più vicini al centro della Terra. Sembra fantascienza, ma il GPS del tuo telefono deve correggere questo errore ogni singolo giorno. Senza la relatività di Einstein, Google Maps sbaglierebbe di chilometri dopo sole 24 ore. Guardiamo il nostro quartiere cosmico, il Sole, una massa di 2 quadrilioni di chilogrammi. La sua presenza crea una profonda valle nel tessuto dello spazio-tempo. La Terra non sta volando nel vuoto. La Terra sta cercando di andare dritta, ma sta rotolando lungo le pareti di questa valle invisibile. È una danza in equilibrio perfetto. Se andassimo più lenti, cadremmo nel Sole. Più veloci, voleremmo via nel buio. Siamo prigionieri di una curvatura geometrica che ci regala la vita. Cosa succede se prendiamo la massa del Sole e la schiacciamo? Se la comprimiamo fino a farla diventare grande come una città? Otteniamo una stella di neutroni. Qui la curvatura dello spazio-tempo diventa violenta. La gravità è così intensa che se lasciassi cadere un oggetto da 1 metro di altezza, colpirebbe la superficie in 1 microsecondo, disintegrandosi in atomi. La valle nel tessuto spaziale è diventata un pozzo profondo e ripido. La luce riesce ancora a scappare, ma fa fatica. Si arrampica fuori, perdendo energia, diventando rossa per lo sforzo. Ma questo non è ancora il limite. Esiste un limite oltre il quale la natura si arrende.
Se accumuli troppa massa in troppo poco spazio, il tessuto dello spazio-tempo non si limita a curvarsi, si rompe, si buca, nasce un buco nero. Non è un oggetto, è una regione dove lo spazio crolla su se stesso alla velocità della luce. Immagina una cascata. L'acqua è lo spazio che cade verso il centro. Se nuoti controcorrente lontano dalla cascata, puoi salvarti. Ma c'è un punto, l'orizzonte degli eventi, dove l'acqua scorre più veloce di quanto tu possa nuotare. Nemmeno la luce, la cosa più veloce dell'universo, può risalire questa corrente di spazio che precipita. Avvicinati. Cosa sentiresti? I tuoi piedi sono più vicini al centro rispetto alla testa. La curvatura è così estrema che la gravità sui piedi è milioni di volte più forte che sulla testa. Verresti stirato, allungato come uno spaghetto. I tuoi atomi verrebbero strappati via uno a uno, unendosi al disco di materia incandescente che ruota attorno al mostro. È una fine violenta, ma vista da lontano succederebbe qualcosa di paradossale, qualcosa di impossibile. Se io restassi qui, al sicuro, a guardarti cadere dentro, non ti vedrei mai morire. Mentre ti avvicini all'orizzonte, la luce che viene dal tuo corpo deve lottare contro una gravità mostruosa per raggiungermi. Perde energia. Ti vedrei rallentare, sempre di più, fino a congelarti. La tua immagine rimarrebbe lì, sospesa per l'eternità sull'orlo dell'abisso, sempre più rossa, sempre più debole, ma mai ferma. Per te, invece, è passato un istante. Hai attraversato il confine. Hai visto l'universo intero accelerare alle tue spalle, vedendo eoni passare in secondi. Sei entrato in un luogo dove lo spazio diventa tempo e il tempo diventa spazio. Dove tutte le strade portano al centro, alla singolarità. Al centro del buco nero la matematica impazzisce. Densità infinita. Volume zero. Qui le nostre leggi fisiche non funzionano più. È un errore nel codice dell'universo? O è la porta verso qualcos'altro? Alcuni teorizzano che lo spazio-tempo, lacerato qui, possa riconnettersi altrove, o in un altro tempo. Un ponte di Einstein-Rosen, un wormhole. Ma per ora è il segreto meglio custodito del cosmo. Una cassaforte da cui nulla può uscire per raccontarci cosa c'è dentro. Per miliardi di anni, due buchi neri hanno danzato l'uno intorno all'altro, avvicinandosi sempre di più, fino allo scontro finale. Una collisione così potente da rilasciare più energia di tutte le stelle dell'universo visibile messe insieme. Ma non è esplosa luce, è esploso lo spazio stesso. Come sassi in uno stagno, l'impatto ha generato onde gravitazionali. Queste increspature hanno viaggiato per 1 miliardo di anni, attraversando galassie, deformando leggermente tutto ciò che incontravano. Hanno attraversato la Terra nel 2015, hanno allungato e compresso te, me, il tuo cane, il tuo computer di una frazione infinitesimale di un atomo. Abbiamo sentito l'universo tremare. Ora, preparati, perché devo dirti la verità più sconvolgente sulla gravità. Dimentica il telo elastico per un attimo. Pensa a te stesso seduto su una sedia. Ti senti spinto verso il basso, vero? Senti il peso. Pensi che la gravità ti stia tirando. Ma Einstein ha capito una cosa che capovolge tutto. Se tu cadessi da un aereo, in caduta libera, non sentiresti nessun peso. Ti sentiresti galleggiare. Per Einstein, quello è il tuo stato naturale. In caduta libera, ti stai muovendo in linea retta nello spazio-tempo curvo. Quando sei seduto sulla sedia, non sei fermo. La sedia ti sta spingendo verso l'alto, deviando la tua traiettoria naturale. La gravità non ti tira giù. È la Terra che ti colpisce costantemente verso l'alto, impedendoti di seguire la curvatura naturale verso il centro. Ecco la chiave. Nello spazio-tempo, tu ti stai muovendo sempre verso il futuro. Non puoi fermarti. La massa della Terra
curva il tempo in modo tale che il tuo futuro geometrico è diretto verso il centro del pianeta. Quando lasci cadere una tazza, lei non sta cadendo, sta semplicemente seguendo la sua linea retta verso il domani, e il domani, in presenza di massa, si trova in basso. La gravità è letteralmente la curvatura del futuro verso la massa. Siamo tutti pioggia che cade attraverso il tempo, ma la storia non finisce con l'attrazione. Mentre la gravità cerca di unire tutto, di tirare il futuro verso la materia, c'è qualcos'altro al lavoro. Guardiamo le galassie lontane. Si stanno allontanando. Più sono lontane, più corrono veloci. Lo spazio stesso si sta gonfiando. Non si stanno muovendo nello spazio. È lo spazio tra noi e loro che viene creato dal nulla. La chiamiamo energia oscura. È l'opposto della gravità. Sta stirando il tessuto dell'universo, rendendolo più sottile, più freddo, più vuoto. È una battaglia titanica tra la gravità che vuole un abbraccio cosmico e l'energia oscura che vuole la solitudine eterna. Siamo nati da questo. Ogni atomo nel tuo corpo è stato cucinato nel nucleo di una stella che ha deformato lo spazio per milioni di anni, per poi esplodere e spargere i suoi doni nel cosmo. Siamo materia che ha imparato a guardare indietro e capire la geometria che la sostiene. Quando guardi il cielo stellato, non stai guardando un soffitto dipinto. Stai guardando un oceano profondo, curvo, tempestoso. Un oceano di cui sei parte integrante. La prossima volta che senti il peso del tuo corpo sul letto o vedi una mela cadere, ricordalo. Non è una forza banale. È la testimonianza che sei connesso a tutto l'universo. Stai viaggiando attraverso il tempo, scivolando lungo le curve invisibili della realtà, in una danza che è iniziata 13,8 miliardi di anni fa e che continuerà molto dopo che avremo chiuso gli occhi. Io sono Renderium e questa è la nostra